Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo contenuto con le ultime in casa Napoli per quanto riguarda il match di domani contro il Como e quindi probabili formazioni, come stanno loro, come stiamo noi, andiamo a vedere anche l'eventuale formazione della squadra di Fabregas e due notizie di mercato: Lukaku che potrebbe accasarsi a Milano di nuovo, sponda rossonera, e una news dalla Turchia per quanto riguarda Noah Lang. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, se vi va iscrivetevi al canale attivando la campanellina e se vi piace questo video un bel like, fa piacere al sottoscritto e come sempre diamo una mano all'algoritmo. Ci concentriamo su Como Napoli e poi diciamo le due notizie di mercato. Il Napoli farà visita al Como allo stadio Giuseppe Sinicaglia domani alle ore 18 alla quartultima uscita stagionale azzurra. 5 nelle prossime 4 partite i punti necessari agli uomini di Antonio Conte per raggiungere matematicamente il traguardo Champions, mentre ne serviranno almeno il doppio per avere la certezza di spuntarla nel testa a testa con il Milan per il secondo posto in classifica. Dal canto suo la formazione di Fabregas non è avversario comodo, i lariani sono reduci dalla vittoria sul campo del Genoa, utile ad alimentare ancora le chance europee, con la Juventus distante solo 3 lunghezze. Però questa situazione dobbiamo un attimo analizzarla, perché il Como non versa in una condizione economica favorevole per quanto riguarda poi il bilancio e quant'altro, quindi vedremo poi se stesso la società sceglierà di andare in Europa League senza andare a scoperchiare situazioni qualificandosi in Champions. Come arriva il Napoli? Il poker alla Cremonese e la voglia di blindare la Champions in trasferta. Il Napoli è momentaneamente a +2 sul Milan dopo il 4-0 rifilato alla Cremonese, risultato che ha rilanciato le ambizioni in classifica e ridato entusiasmo a tutto l'ambiente. Io domani mi aspetto non la stessa partita che hai fatto con la Cremonese, però mi aspetto un Napoli che comunque vada a dettare legge, ecco, in quel di Como per quanto riguarda appunto la Champions League e il cammino, matematicamente parlando, del campionato. Perché non mi aspetto la partita che abbiamo fatto contro la Cremonese? Perché è tutto un altro avversario, quindi diciamo che se ti poni in una maniera troppo spropositata in avanti rischi comunque di prenderle, perché bisogna avere comunque difensori molto ma molto rapidi e veloci nel recuperare quando tieni una linea molto molto alta. L'abbiamo visto anche in Champions League tra il Paris Saint-Germain e il Bayern: se hai una linea comunque troppo alta, l'imbucata è sempre dietro l'angolo. Ovviamente se tu tecnicamente hai difensori bravissimi nel recuperare, molto veloci nella corsa, diciamo che risolvi molte volte la situazione. Viceversa diventa pericoloso ovviamente mettersi in quella condizione con un Como che abbiamo già visto rifilare gol al di là dell'avversario che poi hanno avuto di fronte. Detto questo, la novità del rientro in panchina di Giovanni Di Lorenzo, pilastro della squadra che è ai box dal 31 gennaio, Antonio Conte ritrova il suo capitano verso la conquista dell'aritmetica di questa Champions League. Come ci arriva il Como? La vittoria di Genova, la corsa europea, il caso Nico Paz, Fabregas e anche egli reduce dalla vittoria, si trova a soli 3 punti dalla Juve, non molla la zona Champions. In casa l'Ariana è rientrato l'allarme per Nico Paz. Il talento argentino aveva subito un brutto colpo alla testa contro il Genoa, tanto da finire in ospedale, ma gli accertamenti hanno escluso problematiche. Il numero 10 del Como sarà quindi a disposizione per la sfida col Maradona. Le formazioni: Antonio Conte potrebbe confermare in blocco l'11 che ha dato spettacolo con la Cremonese, inoltre va verso la convocazione il capitano Di Lorenzo, dunque 3-4-2-1. Savic tra i pali, Olivera stavolta favorito su Beukema, ma ci danno pure un Beukema che potrebbe partire da titolare. Nel trio difensivo insieme a Rachmani e Buongiorno, in mediana fiducia a McTominay e Lobotka, mentre agiranno sugli esterni Politano e Gutierrez, che ancora una volta è in polo su Spinazzola, e io sono contento per Gutierrez perché finalmente trova spazio, un minimo di continuità sulla fascia di competenza. Sulla tre quarti spazio a De Bruyne, Alisson Santos, i quali agiranno dietro il centravanti Højlund. Fabregas è orientato a confermare la formazione dell'ultima settimana, anche se dal tecnico spagnolo possono sempre arrivare delle sorprese. Il sistema di gioco è il 4-2-3-1 con Butezzi in porta, Diego Carlos Ramon, la coppia centrale con Smolcic in pole su Van der Bremt
e Valle sulle corsie di difesa. Perrone è il padrone della cabina di regia, al suo fianco D'Acugna, mentre sulla tre quarti c'è la qualità di Nico Pazzi, Diao e Baturina, allarme rientrato per il 10 argentino, così come abbiamo appena letto. A fare da riferimento centrale in attacco sarà Duvicas, secondo miglior marcatore del campionato. Quindi Savic, Beukema, Olivera, Rachmani, Buongiorno, Politano, Lobotka, McTominay, Gutierrez, De Bruyne, Alisson Santos e Højlund per il Napoli. Butez, Smolcic, Ramon, Diego Carlos, Valle, Perrone, D'Acugna, Diao, Nico Paz, Baturina e Duvicas, la formazione che dovrebbe schierare il Como. Sarà sicuramente una bella partita, almeno questo mi aspetto. Il Como in casa, una squadra che comunque spazi ne lascia se tu li vuoi andare ad aggredire, ovviamente, quindi potrebbe essere una partita divertente da vedere. Ovviamente c'è sempre il Napoli che può anche decidere di, invece di buttarsi nella metà campo avversaria e tenere la linea molto ma molto alta, può anche decidere di tenere un blocco medio per, diciamo, non dare troppo campo aperto al Como, che come appena detto ti potrebbe fare del male. La formazione è confermata, mi auguro che ovviamente confermata la formazione ci sia anche una prestazione da analizzare e da ricordare per quanto riguarda la sfida di domani. È un Napoli che deve non confermare ciò che ha fatto con la Cremonese, anzi deve, legittimare che non è che è uscito quel 4-0 perché era la Cremonese, ma perché sei tu che ti sei messo in riga dal punto di vista offensivo e hai creato molte più occasioni di quanto hai creato nelle partite precedenti. Questo mi aspetto. Vedremo poi domani cosa succederà alle ore 18, aspettando poi i risultati di questa giornata. C'è la Roma che affronta la Fiorentina, quindi dal punto di vista della matematica per quanto riguarda la Champions si potrebbe fare un gran bel balzo avanti per congelare tra virgolette le posizioni lassù, con una Roma che se non erri a 61 potrebbe andare a 64. Il Napoli, nel caso vince la partita di domani, va a 72, quindi sono 8 punti che ti dividono in 3 partite. La Champions è cosa quasi fatta e si legge che a Champions acquisita poi ci sarà il contatto tra De Laurentiis, o meglio il colloquio, il dialogo. Si vedranno Conte e De Laurentiis per decidere il futuro del Napoli, sia nel caso ovviamente resta, sia nel caso va via e dobbiamo virare su un altro allenatore. Da Roma ci fanno sapere, sponda Lazio, che comunque il contatto tra De Laurentiis e Sarri c'è stato nella partita che abbiamo affrontato contro i biancocelesti, quindi potrebbe anche essere un possibile papabile per il post Conte nel caso si decida ovviamente di divorziare tra virgolette calcisticamente parlando. Le due notizie di mercato e chiudiamo. Lukaku, sponda rossonera, vorrebbe accasarsi a Milano. Allora, nel caso, almeno per quanto mi riguarda, Lukaku trova l'accordo, il Napoli comunque vuole una ventina di milioni complessivi eccetera, si trova l'accordo, benissimo, Lukaku se ne va a Milano. Allora diciamo che le considerazioni su Big Rom saranno un tantino diverse, anche se rimane l'attaccante dello scudetto di Conte, però poi essere trattati così a me non va giù di nessuna maniera, perché ovviamente ti sei rimesso in gioco, hai sfruttato anche l'allenatore che è delusissimo e Conte il primo deluso di questa situazione, perché ovviamente è un binomio che ha sempre funzionato, però in questo momento è un binomio che non andrà avanti in primis e poi avrà dei risvolti un tantino maleducati. Ecco, lasciatemi passare il termine. L'altra notizia di mercato riguarda Noah Lang dalla Turchia. Il Galatasaray, e mi irrito solamente al pensiero, vorrebbe riscattare il calciatore ma pagando la metà ovviamente di quello che deve ancora pagare. Allora dico io, ma aspettate, tutti quanti le trattative con il Napoli per poter pensare, no, ma io, sai che facciamo? Chiediamogli
di pagare la metà, forse si accordano, forse ce lo lasciano, forse niente. Il Napoli non è la bancarella del Torrone e tantomeno lo diventiamo dall'oggi al domani, quindi o pagate quello che c'è da pagare, vi tenete no Alanc, oppure no Alanc torna a casa e si decide il da farsi, anche perché il Napoli ha una panchina che vacilla e non sappiamo se si continua con Antonio Conte o se viriamo su un altro allenatore. E se dovesse arrivare un allenatore che sposa un 4-3-3 o un 4-2-3-1, come ho già detto, avendo poi sulla fascia sinistra un Alisson Santos e un Noah Lang, che possa essere un'alternativa, che possa essere il cotitolare, si possono alternare come e quando volete voi, e allora diciamo che non vi sentiamo proprio a voi e la metà dell'ingaggio che volete ovviamente spendere ce lo teniamo, ce lo riportiamo a Napoli e vediamo il da farsi con la nuova guida tecnica nel caso dovesse arrivare. Detto ciò, ci vediamo ovviamente domani per il post partita dopo il Como e quindi iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, un bel like a questo video e restate aggiornati cronologicamente su tutto ciò che succederà nei prossimi giorni. Sempre Forza Napoli, ciao!